Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Oggi parliamo di quello che per Quentin Tarantino è il film più importante dello scorso decennio. Il numero 1 per lui è The Social Network di David Fincher. Il film, uscito nel 2010, racconta la nascita di Facebook e le battaglie legali che hanno trasformato Mark Zuckerberg da studente nerd di Harvard a uno degli uomini più potenti e ricchi del pianeta. Una storia che sulla carta poteva sembrare poco cinematografica: avvocati, cause civili, discussioni su percentuali di proprietà, e invece è diventata una delle opere più celebrate e riconosciute degli ultimi anni. Tarantino lo ha detto chiaramente: The Social Network crushes all the competition, e non è il solo. In questi anni decine di critici e sceneggiatori hanno definito la penna di Aaron Sorkin la più scintillante del secolo e la sceneggiatura del film una vera lezione di scrittura. La domanda allora è inevitabile: ma cosa lo rende così brillante? Cosa rende The Social Network non solo un film riuscito, ma addirittura una delle sceneggiature più importanti degli ultimi 20 anni? È quello che cercheremo di capire insieme oggi, smontando insieme la struttura narrativa, i dialoghi e i temi universali nascosti dentro un film che, più che una biografia, sembra una tragedia shakespeariana travestita da epopea tecnologica. Prima di cominciare, per supportare tutto il mio lavoro non dovete fare altro che lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale. Sigla! Per capire davvero la forza di The Social Network bisogna partire da chi l'ha scritto: Aaron Sorkin, sceneggiatore, drammaturgo, creatore di serie TV. Sorkin è considerato uno dei maestri del dialogo contemporaneo. La sua carriera comincia a teatro, ma è al cinema che esplode con Codice d'onore. Quel celebre confronto in tribunale tra Tom Cruise e Jack Nicholson, con la battuta diventata leggenda "You can't handle the truth", porta subito il suo nome a Hollywood. Tu vuoi delle risposte? Ritengo di averne il diritto. Tu vuoi delle risposte? Io voglio la verità! Tu non puoi leggere la verità! Negli anni 90 e 2000 Sorkin diventa anche un volto noto della televisione. Crea Sports Night e soprattutto The West Wing, la serie sulla Casa Bianca che ha ridefinito il modo di raccontare la politica in TV, vincendo 4 Emmy consecutivi come miglior serie drammatica. Al cinema scrive anche Malice con Nicole Kidman, The American President con Michael Douglas e Annette Bening. Il suo marchio resta sempre lo stesso: dialoghi serrati e intelligenti, un marchio che però non sempre viene riconosciuto dai premi. Prima di The Social Network, Sorkin non aveva mai ricevuto nemmeno una nomination nei premi più prestigiosi. Con Fincher però le cose cambiano. La sceneggiatura di The Social Network diventa non solo un successo di critica e pubblico, ma anche il suo primo trionfo ufficiale. Quell'anno vince l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, il Golden Globe e il BAFTA. Da lì in avanti la sua carriera continua a crescere. Scrive Moneyball con Brad Pitt, Steve Jobs diretto da Danny Boyle, per cui vince il Golden Globe, fino al debutto alla regia con Molly's Game, tra parentesi uno dei miei film preferiti, e poi The Trial of the Chicago 7, che gli vale un'altra nomination agli Oscar e il terzo Golden Globe. Ma se oggi Aaron Sorkin è universalmente considerato il maestro del dialogo, è grazie a The Social Network che la sua fama si è consolidata, perché lì non ha scritto solo una grande sceneggiatura, ha saputo raccontare un'epoca intera con le sole armi delle parole. Prima di addentrarci però nell'analisi, vi ricordo brevemente di che cosa parla The Social Network. Siamo a Harvard nei primi anni 2000. Mark Zuckerberg è uno studente geniale di informatica, ma socialmente emarginato e ossessionato dal riconoscimento. Dopo una lite con la fidanzata crea Face Mesh, un sito che confronta le foto delle studentesse dell'università. Quel gesto apparentemente banale innesca una catena di eventi che porterà alla nascita di Facebook. Attorno a Mark si muovono figure destinate a diventare centrali: Eduardo Saverin, interpretato da Andrew Garfield, il suo migliore amico e primo finanziatore; i fratelli Winklevoss, entrambi interpretati da Armie Hammer, che lo accusano di aver rubato
la loro idea, e Sean Parker, il fondatore di Napster, interpretato da Justin Timberlake, che trascina il progetto in una dimensione più grande ma anche più rischiosa. La particolarità del film è che non segue una linea temporale unica. Fincher e Sorkin scelgono di raccontare la storia attraverso un doppio livello: da una parte la cronaca della creazione di Facebook, dall'altra le deposizioni legali stragiudiziali che anni dopo vedono Zuckerberg accusato da chi lo aveva aiutato sin dall'inizio. Sono queste testimonianze parallele a scandire il ritmo del racconto, facendo emergere le stesse vicende da punti di vista diversi. Non è solo la storia di un social network, ma soprattutto quella di un'amicizia tradita, di un'ascesa vertiginosa e del prezzo che si paga per ottenere potere e successo. Edoardo era il presidente dell'associazione investitori di Harvard ed era anche il mio migliore amico. Il suo migliore amico la sta citando per 600 milioni di dollari. Non lo sapevo, ma che notizia. Insomma, un vero dramma contemporaneo mascherato da biografia tecnologica. La sceneggiatura di Aaron Sorkin si basa sul libro The Accidental Billionaires di Ben Mesrich, che aveva raccolto testimonianze e ricostruito la nascita di Facebook in forma romanzata. Non tutte le fonti erano dirette, Zuckerberg non collaborò mai al progetto e questo spiega perché il film scelga la via della verità emotiva più che della cronaca documentaria. Come dicevamo, Aaron Sorkin è divenuto celebre per il suo stile inconfondibile, dialoghi rapidi, intelligenti, costruiti come se facessero parte di una partitura musicale, e The Social Network ne è l'esempio perfetto. Il film si apre con un dialogo apparentemente banale, una conversazione in un bar tra due studenti. Fincher e Sorkin non partono da Harvard, dalle aule di informatica o dai numeri da record, scelgono un momento intimo, umano, che mette subito in scena l'essenza stessa del film. Fin dall'apertura nel bar con Erika, la fidanzata di Mark, il film ci mette davanti una conversazione che sembra ordinaria ma che in realtà è una miniera di informazioni. Mi hai chiesto in quale club sia più facile entrare perché credi che sia quello in cui abbia più probabilità. Ma il club in cui è più facile entrare è quello in cui tutti quanti avrebbero più probabilità. Non mi hai chiesto qual è il migliore, tu mi hai chiesto qual è quello più facile. Era solo una domanda, sinceramente. Chiedevo per chiedere. Mark, non sto parlando in codice. Erika. Sei ossessionato dai Finals Club. Hai un disturbo compulsivo da Finals Club. Dovresti farti prescrivere una cura, anche se gli effetti collaterali dovessero includere la cecità. Final Club, non Finals Club. E c'è una differenza tra essere ossessionati ed essere motivati. Sì. Infatti. Questo era sibillino, allora sì che parli in codice. Non volevo essere sibillina. Sto solo dicendo che devo fare qualcosa di sostanziale per attirare l'attenzione dei club. In pochi minuti Mark Zuckerberg passa dall'ossessione per i club esclusivi di Harvard al suo bisogno di dimostrare superiorità intellettuale, fino a un atteggiamento aggressivo che mette Erika sulla difensiva. Il ritmo è talmente serrato che i due non si ascoltano davvero, si interrompono, si contraddicono e in questo scambio caotico emerge il vero conflitto interiore di Mark. La sua genialità è inseparabile da una profonda incapacità relazionale. Quindi già nel primo minuto di film abbiamo compreso buona parte della personalità della personaggio di Mark Zuckerberg. Questo è il cuore della scrittura di Sorkin. Il dialogo non serve solo a far avanzare la trama, ma a scolpire i personaggi davanti ai nostri occhi. Non è un caso che la scena si chiuda con la rottura tra Mark ed Erika, un preludio al suo gesto immediato. Ubriaco e umiliato torna al dormitorio e crea face smash, un atto di vendetta che nasce direttamente dalle parole scambiate pochi minuti prima. Un altro esempio cruciale è la deposizione in cui Mark viene interrogato dagli avvocati dei fratelli Winklevoss. Qui il dialogo diventa un'arma tagliente. Alle domande puntuali Zuckerberg risponde con sarcasmo e freddezza, ribaltando ogni tentativo di metterlo alle strette. Il conflitto non è fisico ma verbale, eppure la tensione è altissima. Guardando la scena si percepisce che non stiamo assistendo a un semplice interrogatorio, ma a uno scontro di potere in cui le parole equivalgono a colpi sferrati in un ring. Sorkin gioca costantemente con questa dinamica. I dialoghi non sono mai neutri, ogni frase nasconde un sottotesto. Quando Eduardo Saverin chiede a Mark spiegazioni sul suo ruolo sempre più marginalizzato, il loro scambio non riguarda solo cifre e contratti, è il tradimento di un'amicizia. Ogni parola pronunciata è un passo verso la frattura definitiva della loro relazione e lo spettatore lo percepisce. Il segreto di Sorkin sta proprio qui: rendere il conflitto verbale più avvincente di qualsiasi sequenza d'azione. In The Social Network non vediamo inseguimenti o esplosioni, ma ci troviamo incollati allo schermo grazie alla tensione generata dalle parole. È un cinema in cui la battuta diventa proiettile e il silenzio diventa ferita. Lo vediamo nelle parole di Erika al bar, quando smaschera Mark con un tagliente. Ok, probabilmente diventerai un vero mago dei computer, non mi stupirebbe. Ma passerai la vita a pensare che non piace alle ragazze perché sei un nerd. E io posso dirti dal profondo del mio cuore che non sarà per questo. Non piacerai perché sei un grande stronzo.
queste frasi hanno il peso di una condanna perché mostrano il divario tra l'immagine che Mark ha di sé e quella che gli altri invece gli restituiscono. Lui si vede come un visionario destinato a cambiare il mondo, ma per chi lo osserva dall'esterno resta un ragazzo inesperto, incapace di relazioni umane e prigioniero della sua stessa arroganza. È proprio in questo scarto che nasce la potenza drammatica del film, un personaggio che costruisce un impero globale pur non riuscendo a costruire un legame autentico con le persone accanto a lui, ed è proprio questo uso del dialogo come arma narrativa che ha spinto Tarantino a dichiarare che Aaron Sorkin is the greatest active dialogist, il miglior dialoghista in attività. Una frase che pesa ancora di più se pensiamo a chi la pronuncia. Tarantino stesso che ha costruito la sua fama proprio sull'arte dei dialoghi. Se un autore che ha firmato scene leggendarie come quelle di Pulp Fiction o Bastardi senza gloria riconosce in Sorkin un maestro assoluto della parola, vuol dire che The Social Network non è solo un film ben scritto, è un'opera che ridefinisce che cosa può fare un dialogo al cinema: creare tensione, svelare caratteri, trasformare un litigio in un duello epico. Uno degli elementi che rendono The Social Network unico è la scelta di costruire il racconto intorno alle deposizioni stragiudiziali. Non vediamo mai un'aula di tribunale, nessun giudice, nessuna giuria. Vediamo stanze anonime, tavoli di legno, avvocati che interrogano testimoni. È un contesto apparentemente freddo, burocratico, ma che Fincher e Sorkin trasformano in un teatro drammatico. Le deposizioni servono quindi come cornice narrativa. Il presente in cui Zuckerberg, Saverin e i fratelli Winklevoss ricordano ciò che è successo e il passato che vediamo prendere forma attraverso i flashback. Questa struttura ha un effetto potentissimo, non ci viene mai consegnata una versione ufficiale della storia, ma più verità parziali, più prospettive che si contraddicono. Ogni testimone racconta un Facebook diverso. Per i Winklevoss è un furto, per Saverin è un tradimento e per Zuckerberg è l'inevitabile conseguenza della sua visione ambiziosa. Le deposizioni stragiudiziali diventano così il luogo dove esplode il vero conflitto del film. Non tanto chi abbia creato Facebook, ma chi abbia il diritto di possederne la narrazione. La cornice legale non è un semplice artificio, ma il cuore tematico della sceneggiatura. Facebook nasce in un contesto di ambizione e rivalità e finisce per essere raccontato non da una sola voce, ma da un coro dissonante di versioni, e noi spettatori non sappiamo mai davvero di chi prendere le parti. Ogni campana sembra credibile, ogni prospettiva ha una sua logica, e in questo continuo spostamento di empatia ci rendiamo conto che la verità assoluta non esiste. È un meccanismo che ricorda il cosiddetto Rashomon Effect, dal titolo del film di Akira Kurosawa del 1950. In quel film lo stesso crimine viene raccontato da più testimoni, ognuno con una versione diversa e contraddittoria. Lo spettatore non ha mai la certezza di quale sia la verità e deve fare i conti con la relatività dei punti di vista. The Social Network funziona nello stesso modo. I fratelli Winklevoss, Eduardo Saverin e Zuckerberg offrono ciascuno una narrazione diversa della nascita di Facebook. Ogni versione sembra plausibile, ognuna mette in luce motivazioni e ferite personali, ma nessuna è mai veramente completa. E noi spettatori restiamo sospesi in questa ambiguità, costretti a oscillare tra le varie prospettive senza mai avere una risposta definitiva. L'uso delle deposizioni permette anche a Sorkin e Fincher di giocare con il tempo narrativo. Ogni risposta, ogni domanda in quelle stanze anonime diventa un ponte verso un flashback che ci riporta agli anni di Harvard o alle prime fasi di crescita di Facebook. Non è un semplice salto indietro, è un continuo dialogo tra presente e passato. Questa struttura a incastro ha due effetti principali. Il primo è la suspense. Sappiamo già che tra Mark e Edoardo qualcosa si è irrimediabilmente spezzato, perché li vediamo seduti a due lati opposti del tavolo, ma non sappiamo ancora come ci sono arrivati. Ogni flashback diventa un tassello che riempie i vuoti, aumentando la tensione emotiva. Pensiamo alla sequenza in cui Edoardo firma i documenti convinto di consolidare la sua posizione, mentre il presente ci mostra il risultato, la sua quota ridotta quasi a zero. Lo spettatore resta incollato perché conosce la fine, ma deve scoprire come ci si è arrivati. Il secondo effetto è la relatività. Non c'è un unico flusso lineare, ma tante ricostruzioni che si sovrappongono. Lo stesso episodio cambia colore a seconda di chi lo racconta. Quando i fratelli ricordano l'incontro con Mark, il flashback ce lo mostra nel loro club esclusivo di Harvard, come se fosse la prova lampante della loro versione. Quando vediamo Sean Parker entrare nella storia, il racconto prende la forma del fascino che lui esercitava su Mark in quel momento. Il presente quindi non è solo il luogo in cui si ricordano i fatti, ma quello in cui il significato stesso degli eventi viene costantemente messo in discussione. In questo modo The Social Network non diventa mai un semplice biopic, è piuttosto un'indagine sulla memoria e la percezione, un mosaico in cui il tempo non serve a guidarci verso una verità unica, ma a mostrarci quante versioni diverse di una stessa storia possono coesistere. Ed è proprio questa scelta che trasforma un film su contratti, cause legali e percentuali societarie in qualcosa di molto più avvincente, un vero e proprio thriller. La tensione però non nasce da plot twist o da colpi di pistola, ma dall'attesa di capire chi tradirà chi, quale sarà la prossima mossa e soprattutto
qual è la verità a cui possiamo credere. Fincher sostiene questa impostazione con il suo stile visivo. La fotografia di Jeff Cronenweth adotta la palette cupa e desaturata tipica del regista, dominata da neri profondi, marroni e verdi freddi che rimandano più ai suoi film noir e thriller, pensiamo a Seven, Zodiac o Fight Club, piuttosto che a un classico biopic hollywoodiano. La macchina da presa indugia sui corridoi bui, gli interni ovattati, stanze d'ufficio illuminate da luci artificiali che sembrano soffocare i personaggi. Tutto contribuisce a creare un senso di claustrofobia e di sospetto, come se ogni scena fosse un interrogatorio o una trappola pronta a scattare. È per questo che The Social Network non si percepisce mai come un film sulla nascita di Facebook. Si guarda e si vive come un thriller psicologico in cui i veri colpi di scena sono le fratture emotive, le alleanze spezzate e i tradimenti che si consumano dietro ogni dialogo. Alla base dell'efficacia di questa struttura c'è il modo in cui Fincher orchestra il ritmo del racconto. Il film alterna continuamente i momenti statici delle deposizioni con scene di vita universitaria o con i passaggi chiave della crescita di Facebook, ma lo fa con un montaggio che non concede pause. Ogni sequenza scivola dentro l'altra senza soluzione di continuità. Un gesto in una stanza legale diventa un'azione in un dormitorio, una battuta tagliente si apre in un ricordo che cambia il corso della storia. Questa fluidità mantiene la tensione sempre alta, non c'è mai il tempo per rilassarsi. Lo spettatore è trascinato in un flusso costante che non lascia respiro, proprio come in un thriller. Perfino le scene più tecniche, quindi le discussioni su percentuali, gli accordi contrattuali, le decisioni di investimento, acquistano la forza di veri colpi di scena perché arrivano sempre cariche dall'emotività accumulata nei flashback e delle conseguenze che vediamo già consumarsi nel presente. Fondamentale in questo senso è anche la colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross. I suoni elettronici minimali e ossessivi creano un tappeto sonoro che amplifica l'inquietudine facendo percepire ogni scelta dei personaggi come irreversibile. Se togliamo Harvard, i codici informatici e la Silicon Valley, quello che rimane in The Social Network è una storia universale. È la storia di un ragazzo assetato di riconoscimento, di un'amicizia che si spezza, di alleanze nate e tradite e di una solitudine che diventa inevitabile. L'ambizione è il motore di tutto. La vediamo già nella notte di Face Mesh. Mark, ubriaco davanti al computer, crea il sito che mette a confronto le foto delle ragazze di Harvard. Non lo fa per soldi, ma per vendetta e bisogno di affermarsi. In quella sequenza, con il montaggio parallelo tra lui che scrive codici e i club che fanno festa, c'è tutto. La rabbia di un escluso e la volontà di dimostrare a tutti il proprio valore, di essere per una volta quello che ha il potere di umiliare. Ma a ogni passo in avanti questa ambizione si lega inevitabilmente al tradimento. Lo vediamo nella scena della diluizione delle azioni. Edoardo Saverin firma convinto di consolidare la sua posizione mentre in realtà la sua quota viene azzerata. È il momento in cui l'amicizia diventa affare e l'affare pugnalata alle spalle. Non è solo un conflitto societario, è un atto irreversibile che cancella anni di fiducia reciproca ed è proprio l'amicizia il cuore emotivo del film, come dicevo all'inizio. Zuckerberg ed Edoardo non sono semplici soci, sono due ragazzi che hanno iniziato insieme con entusiasmo e con complicità. La loro separazione è la vera tragedia personale della storia. La scena in cui Edoardo affronta Mark negli uffici di Facebook distruggendo il portatile e gridando "Scusa! Il mio completo di Prada è in tintoria! Insieme alla mia felpa e mi ha infradito da vaffanculo tutti! Coglione pretenzioso!" E scommetto che quello che odiavi di più è che identificavano me come cofondatore di Facebook e che è quello che sono. Fai il piano di avvocati, cazzone, perché io non tornerò qua per il 30%, io tornerò qua per prendermi tutto. condensa il dolore di un legame che si spezza davanti ai nostri occhi. Infine c'è la solitudine che attraversa tutto il film e si cristallizza nell'ultima scena. Zuckerberg, ormai miliardario, è solo davanti allo schermo. Invita Erika Albright, la ragazza del bar che lo aveva lasciato, a diventare sua amica su Facebook e resta lì a fissare lo schermo e ad aggiornare la pagina in attesa di una risposta che non arriverà mai. È un finale amarissimo. L'uomo che ha connesso il mondo non riesce a connettersi con nessuno. Ecco perché The Social Network non è mai stato un film solo su Facebook. Sono i temi universali che affronta che lo rendono un'opera potente, capace di parlare a chiunque. Tutto questo, l'ambizione che divora, l'amicizia tradita, la solitudine finale, non avrebbe la stessa forza se al centro non ci fosse un protagonista radicalmente diverso dall'eroe classico. Mark Zuckerberg, così come lo scrive Sorkin e lo dirige Fincher, non è un genio idealista che combatte per un sogno collettivo. È un antieroe contemporaneo, un personaggio che ottiene tutto ciò che desidera, ma lo fa in modo arrogante, egoista
arroganta e incapace di empatia. Il film infatti non ci chiede mai di amarlo, fin dal primo dialogo con Erika lo vediamo insicuro, aggressivo e ossessionato dallo status sociale, eppure non possiamo staccargli gli occhi di dosso perché dietro quelle debolezze riconosciamo conflitti universali, il bisogno di sentirsi accettati, la paura di essere esclusi, la sete di successo come risarcimento di un vuoto personale. È qui che The Social Network rompe gli schemi del biopic tradizionale, non racconta la parabola edificante di un innovatore, ma il ritratto tragico di un uomo che costruisce la più grande rete di connessioni virtuali al mondo senza riuscire poi effettivamente a mantenere neanche una connessione autentica nella propria vita. Zuckerberg diventa così lo specchio oscuro della modernità, non un cattivo in senso classico, ma un personaggio ambiguo, disturbante che ci obbliga a chiederci se la rivoluzione tecnologica che ci ha cambiato la vita non nasca in fondo da un mix di solitudine, rancore e desiderio di rivalsa. Questa figura però non nasce dal nulla. Nella storia e nella letteratura l'antieroe è colui che conquista potere ma non grazie alla virtù, ma nonostante i suoi difetti. Macbeth ottiene il trono spinto dall'ambizione e dal senso di colpa. Jay Gatsby costruisce il suo imperio sul desiderio ossessivo di essere accettato da un'elite che lo respinge. In entrambi i casi l'ascesa coincide con una frattura interiore insanabile. Zuckerberg è figlio della stessa logica. La sua scalata non nasce dall'idealismo, ma da una ferita narcisistica che diventa vendetta. Non crea Facebook per unire le persone, ma per colmare un vuoto personale, trasformando l'umiliazione in potere. Zuckerberg ha dato al mondo l'illusione della vicinanza, restando lui stesso irrimediabilmente solo. Fincher rafforza questo ritratto con scelte visive puntuali. Nella scena della festa ad Harvard, Mark rimane ai margini, isolato dallo sguardo della macchina da presa mentre gli altri studenti si divertono tutti insieme. Quando Edoardo lo affronta negli uffici di Facebook, lui non reagisce mai emotivamente, resta immobile, quasi pietrificato mentre l'amico urla e distrugge il computer. E nell'ultima inquadratura davanti allo schermo, il suo volto è illuminato solo dalla luce fredda del monitor, l'immagine definitiva di un uomo che ha conquistato tutto e perso tutto nello stesso momento. In questo senso Zuckerberg diventa l'antieroe del nostro tempo. Non il villain da combattere, non l'eroe da celebrare, ma il simbolo disturbante di un'epoca in cui il successo nasce da un vuoto interiore e in cui i social network che ci illudono di essere tutti connessi nascono paradossalmente dalla solitudine più profonda. Quello che rende il film così potente non è solo ciò che racconta, ma come lo racconta. Sorkin prende una materia fredda, contratti, percentuali, disputi legali e la piega all'architettura della tragedia, a partire dal concetto di hubris che nella tragedia antica è la tracotanza, l'eccesso che porta un personaggio a superare i propri limiti e a sfidare l'ordine delle cose. L'hubris genera la nemesi, cioè la conseguenza punizione inevitabile, ad esempio Icaro che vola troppo vicino al sole, in chiave shakespeariana Macbeth divorato dall'ambizione. Nel nostro film l'hubris è il bisogno patologico di riconoscimento di Mark, la notte di Face Mash, la corsa alla scala globale e la diluizione di Edoardo. Ogni passo in avanti è anche un passo verso l'isolamento finale. La scrittura è forte perché è costruita appunto su principi antichi, un difetto originario e quindi in questo caso il bisogno patologico di riconoscimento, una hubris che lo amplifica, un percorso di scelte irreversibili. Ogni scena spinge il protagonista un passo più avanti lungo una traiettoria inesorabile. È shakespeariano perché tutto ruota attorno a potere e perdita. Le deposizioni funzionano come una corte che rimette continuamente in discussione la verità. Sean Parker è la tentazione che profetizza la grandezza. I Winklevoss sono i nobili rivali che reclamano onore. Edoardo è l'amico leale sacrificato sull'altare dell'ascesa. Da un certo punto in poi The Social Network smette di essere un semplice racconto di impresa e diventa infatti una vera e propria tragedia. Come dicevamo, c'è l'ubris, l'orgoglio ferito che si trasforma in ambizione assoluta, c'è l'ascesa scandita da alleanze e promesse e poi, proprio come in Shakespeare, c'è il conto da pagare, l'amicizia spezzata, la corte che si divide, il re che rimane solo. Edoardo è il cuore di questa tragedia. Non è un socio qualunque, è l'amico che ci ha creduto per primo, che ha messo il suo nome e i suoi soldi quando a nessuno importava di questo progetto. Il giorno della diluizione non è una mossa societaria, è come se fosse la moderna coltellata a Giulio Cesare. Non sentiamo un tu quoque brute, ma l'eco è quella. Il dramma a questo punto non parla più di percentuali, parla di lealtà violata. Sean Parker arriva come un presagio, neanche lui è un villain tradizionale, è la tentazione, il sussurro che promette grandezza. $1 milione non è fico, sai cos'è figo? Tu? $1 miliardo. E questo chiuse a tutti la bocca. È lì che arriverete. 1 miliardo, questo varrà la società. Togli il the, pensa in miliardi. Levate il the. Solo Facebook. È più pulito. Cazzo.
quello che utilizza lui è il linguaggio del destino, poche parole che spostano l'asse morale dalla lealtà alla scalabilità. Con lui la storia scivola dalla stanza dei dormitori a quella dei fondi di investimento, quindi da amicizia a corte. E la corte è proprio il luogo delle deposizioni. Non c'è un giudice, non c'è una giuria, ci sono solo stanze fredde, tavoli lucidi e 3 lord che rivendicano la verità. Ognuno costruisce il proprio monologo con l'obiettivo di essere assolto. Ecco perché questo film, pur parlando di codici, startup e cause legali, ci colpisce allo stomaco, perché sotto la superficie tecnologica batte il ritmo della tragedia e quindi ambizione, ascesa, tradimento e infine isolamento. In più non c'è alcuna catarsi, nessuna redenzione, solo un re moderno incoronato dagli schermi che scopre troppo tardi il prezzo del suo regno. Va ricordato che The Social Network non nasce come biopic neutrale ma come adattamento del libro di Accidental Billionaires. Mesrick aveva raccontato la storia di Facebook con uno stile narrativo e parziale, basandosi soprattutto sulla prospettiva di Eduardo Saverin. Non stupisce quindi che Sorkin e Fincher abbiano scelto di mantenere questa impostazione, non la verità assoluta come dicevamo, ma un intreccio di punti di vista. Ogni volta che un film racconta una storia vera, la domanda inevitabile è: ma quanto c'è di vero? Partiamo quindi da ciò che è vero. Harvard, i club esclusivi, la creazione di FaceMesh dopo una lite con la fidanzata, il crollo dei server universitari e la sospensione disciplinare, tutto questo è accaduto davvero. Così come è reale il percorso che ha portato Facebook dal dormitorio di Harvard a Palo Alto fino a diventare un impero globale. Sono veri anche i conflitti legali. I gemelli Winklevoss hanno davvero accusato Zuckerberg di furto d'idea ed Eduardo Saverin ha davvero fatto causa al suo ex migliore amico dopo essere stato estromesso dalla società. Tutti questi scontri hanno avuto conseguenze milionarie e sono stati risolti con accordi extragiudiziali. Dove il film invece si prende delle libertà è nei dettagli più personali, quelli che servono a trasformare una vicenda giuridica in una tragedia cinematografica. Per esempio, Erika non è mai esistita. Zuckerberg aveva una fidanzata al tempo, ma non si chiamava così e non lo lasciò in quel modo. Erika è un personaggio inventato, una funzione narrativa. Serve a incarnare il vuoto di riconoscimento che spinge Mark a creare FaceMesh. Anche il celebre momento di Sean Parker, Drop the Just Facebook, è in parte costruito. Il cambio di nome è reale ma non avvenne con quella battuta perfetta in una scena da film. È Sorkin che trasforma un dettaglio burocratico in una illuminazione drammatica. Altri aspetti vengono poi estremizzati. Zuckerberg nel film appare quasi incapace di empatia, isolato, acido. Nella realtà molti dei suoi compagni lo descrivevano come un ragazzo brillante ma anche collaborativo, capace di amicizie. Allo stesso modo i Winklevoss non erano figure ridicole come a tratti li vediamo. Erano atleti olimpici con un vero peso nell'ambiente di Harvard. Ma il punto è che The Social Network non vuole essere un documentario, vuole catturare la verità emotiva. Non ci dice solo cosa è successo, ma come ci si sentiva ad essere lì, esclusi dai club, traditi da un amico, trascinati in un mondo più grande di te. In questo senso il film è più onesto di qualsiasi verbale, perché la cronaca ti dà i fatti, ma Fincher e Sorkin ti danno il loro peso umano. Il segreto è non farci provare simpatia per Mark, ma tenerci incatenati al suo punto di vista. Fincher e Sorkin costruiscono la storia come una partita a scacchi. Non importa se il giocatore inquadrato ci è antipatico, importa che vogliamo vedere la prossima mossa. I dialoghi taglienti, il ritmo serrato del montaggio e la fotografia cupa e claustrofobica trasformano ogni scena in un campo di battaglia. Anche quando Mark appare distante, freddo o persino sgradevole, la macchina da presa non ci lascia vie di fuga. Siamo costretti a seguirlo, a cercare di decifrare i suoi silenzi e a chiederci quale sarà la sua prossima mossa strategica. E questa tensione costante, più che l'empatia, a renderlo magnetico. Il riconoscimento più immediato del valore di The Social Network arrivò dalla stagione dei premi. Nel 2011 Aaron Sorkin vinse l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, ma non fu l'unico premio. Il film ottenne in totale 8 nomination agli Academy Awards, tra cui miglior film e miglior regia, e ne vinse 3. Oltre alla sceneggiatura conquistarono la statuetta anche il montaggio di Kirk Baxter e Angus Wall e la colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross, che da quel momento divennero collaboratori ricorrenti di Fincher. Per intenderci, sono quei geni che hanno curato la colonna sonora di Challengers. Prima ancora degli Oscar erano arrivati i Golden Globe, dove The Social Network aveva trionfato in 4 categorie: miglior film drammatico, miglior regia David Fincher, miglior sceneggiatura e miglior colonna sonora. Ai BAFTA la vittoria si era ripetuta con 3 premi importanti: miglior regista, miglior montaggio e miglior sceneggiatura non originale. Ma se c'è un elemento che ha cambiato per sempre il modo di pensare il cinema biografico, è proprio la colonna sonora firmata da Trent Reznor e Atticus Ross. La loro vittoria all'Oscar fu quasi rivoluzionaria. Fino a quel momento le musiche premiate a Hollywood erano per lo più orchestrali, imponenti, melodiche.
elettroniche. Qui invece parliamo di suoni elettronici, distorti, minimali, insomma niente a che vedere con la colonna sonora tradizionale. Reznor e Ross non si limitarono a sottolineare le emozioni, ma crearono un ambiente sonoro che amplificava la sensazione di isolamento e ossessione. And the Covers Bruise e In Motion diventano il ritratto perfetto di Zuckerberg. Geniale ma alienato, potente ma irrimediabilmente solo. Nella scena della regata dei Winklevoss l'idea di manipolare una composizione di Handel in chiave elettronica è un colpo di genio. In pochi minuti la musica racconta il conflitto centrale del film, quello tra il vecchio mondo aristocratico e la nuova era digitale. L'impatto di questa scelta è stato enorme. Dopo The Social Network, Reznor e Ross sono diventati compositori di riferimento per Fincher, lavorando per Gone Girl, Mank e The Killer, ma anche per grandi produzioni HBO come Watchmen. Il loro stile ha aperto la strada a un'intera ondata di colonne sonore elettroniche minimaliste e sperimentali che hanno sostituito le orchestrazioni tradizionali in molti film e serie degli anni 2010. Hanno creato un grande sodalizio anche con Luca Guadagnino, lavorando con lui fino al suo film più recente After the Hunt. Ecco perché la colonna sonora di The Social Network non è solo un accompagnamento, ma parte integrante della sua identità. È un esempio di come la musica possa ridefinire il linguaggio stesso del cinema, trasformando un film su codice e contratti in un'esperienza sensoriale inquietante e indimenticabile. Nonostante la vittoria de Il discorso del re agli Oscar come miglior film, scelta che ancora molti critici oggi considerano conservativa, il tempo ha ribaltato la prospettiva. Se l'opera di Tom Hooper è rimasta un biopic elegante ma tradizionale, The Social Network è diventato il vero classico del decennio. Critici, giornalisti e registi lo hanno eletto negli anni successivi proprio come il film del decennio. Tarantino, come dicevamo all'inizio, lo ha definito senza mezzi termini, quello che schiaccia tutta la concorrenza. La rivista Film Comment lo ha inserito in cima alla classifica dei migliori film degli anni 2010 e numerosi sondaggi tra critici di tutto il mondo hanno confermato questa percezione. Più che un racconto sull'origine di Facebook, The Social Network è stato letto come un ritratto universale della nostra epoca. La sua influenza si è vista subito. Decine di film e serie successivi hanno provato a imitare la sua formula, dal biopic ritmato come un thriller alla colonna sonora elettronica minimalista. Anche la figura dell'imprenditore tecnologico è cambiata. Dopo Zuckerberg, interpretato da Jesse Eisenberg, il cinema ha iniziato a rappresentare i geni della Silicon Valley non più come visionari romantici, ma come figure ambigue, spesso solitarie e ossessionate dal potere e dai soldi. L'ultima serie TV sullo stesso filone che ho visto è stata The Dropout, con una straordinaria Amanda Seyfried nel ruolo di Elizabeth Holmes. La trovate su Disney Plus e ve la consiglio assolutamente. Dopo il film di Fincher, il biopic non è più stato lo stesso. Il film ha cambiato la grammatica con cui si raccontano aziende, processi creativi e potere. Non più biografie idealizzate, ma thriller di parole dove il conflitto è nei verbali, negli scambi di mail e nelle stanze riunioni. Da lì in poi molti autori hanno capito che si può fare cinema ad alta tensione con scelte, conseguenze e versione dei fatti. Sul piano della scrittura ha lasciato un'eredità chiarissima, dialoghi come motore d'azione, quindi non didascalici, struttura a specchi, quindi passato, presente per mettere in crisi la verità, personaggi ambigui come forza di trazione. La sua ombra si vede nei racconti di ascesa tech e corporate degli anni successivi. Anche le serie hanno raccolto il testimone, basti pensare a prodotti come appunto The Dropout, che costruiscono la tensione su board meeting, deposizioni e comunicati stampa, replicando quella sensazione da campo di battaglia ma senza armi che Fincher e Sorkin hanno reso mainstream. L'impatto non si ferma alla sceneggiatura. La tavolozza visiva fredda e claustrofobica è diventata un codice per i corporate drama e la pulsazione elettronica di Reznor Ross ha aperto una strada concreta. Dopo The Social Network è diventato normale che un film su soldi, contratti e responsabilità suoni come un techno minimal. Quel suono ha ridefinito come percepiamo la modernità sullo schermo. E infine l'effetto sul nostro immaginario dei social. Il film ha inclinato l'idea romantica del genio che connette il mondo, sostituendola con una lente più critica sul potere delle piattaforme e su chi le guida. Da allora, quando parliamo di like, algoritmi e piattaforme, sentiamo ancora quel ronzio inquieto, connessione come promessa ma solitudine come prezzo. Ecco perché The Social Network è rimasto negli anni, non solo perché racconta cosa è accaduto, ma perché ha cambiato come guardiamo storie come questa. Ha riscritto le regole del biopic, ha influenzato musica e messa in scena e ha cambiato il nostro sguardo sui social. In fondo è il paradosso perfetto del nostro tempo. L'opera che meglio racconta la connessione è quella che ci lascia addosso il brivido della solitudine e per questo ancora oggi schiaccia la concorrenza, come diceva Quentin Tarantino. Che cosa è rimasto quindi di The Social Network a 15 anni dalla sua uscita? Non un semplice racconto delle origini di una piattaforma e nemmeno un manuale su come si fondi una startup. È rimasto un ritratto dell'ambizione, della lingua del potere, del prezzo umano che si paga quando si decide che la velocità conta più dei legami. Ed è rimasto soprattutto un film che continua a parlarci adesso nell'era dei social e dell'intelligenza artificiale che riscrive in tempo reale le regole della comunicazione, del lavoro, persino dell'autoritratto. Quando uscì nel 2010 The Social Network sembrava
sembrava la cronaca tempestiva di un fenomeno in ascesa. Oggi è una chiave di lettura del presente. I social network non sono più un territorio da pionieri, sono infrastrutture della nostra vita quotidiana, ambienti dove si forma l'opinione pubblica, si costruiscono carriere, si misurano appartenenze. La grande intuizione del film riletta oggi non è tanto Facebook cambierà il mondo, ma come lo cambierà. È lo stesso nucleo che vediamo nelle deposizioni. Come abbiamo già detto, non c'è una verità unica, ma versioni diverse. Ed è proprio questa logica che è diventata la condizione di base del nostro mondo. Feed personalizzati, reel e storie che si sovrappongono e si contraddicono. Il social network lo anticipa mettendoci seduti in 3 stanze diverse davanti a 3 verità parziali. Il messaggio implicito, oggi ancora più attuale, è che la battaglia decisiva non è sul fatto in sé, ma sulla cornice del fatto, sul contesto che lo rende credibile o meno. E poi c'è l'intelligenza artificiale. All'epoca del film era un'ombra lontana, oggi è un motore che genera testi, immagini, decisioni. L'intelligenza artificiale automatizza il linguaggio e così facendo anche le narrazioni. Se The Social Network ci mostrava l'ascesa di una piattaforma fondata sulla modulazione dei nostri desideri sociali, quindi essere visti, appartenere o comunque contare in qualche modo, l'intelligenza artificiale aggiunge un livello, la possibilità di produrre e moderare quelle stesse narrazioni su scala industriale. Il film ci ha insegnato a diffidare dell'idea di una verità singola. L'intelligenza artificiale ci mette davanti a molteplici verità sintetiche, tutte plausibili, tutte ottimizzate per l'engagement. In questo senso l'impianto a deposizioni è un anticipo del feed contemporaneo. Ogni riga è un punto di vista e ogni punto di vista è una campagna di persuasione. Viviamo in una perenne sala riunioni, call, chat, email, micro decisioni che spostano capitali e reputazioni. The Social Network ha reso spettacolare proprio questo, l'attrito invisibile dei sistemi. È una spettacolarità strana senza fuochi d'artificio. È il brivido di capire che anche qui dietro ogni mi piace c'è una guerra di linguaggi, un'architettura di potere, un algoritmo che decide quale storia vedremo per prima. Il film ci mostra il potere mentre si costruisce pezzo dopo pezzo, non come un fatto metafisico ma come un processo. Scegliere un nome, firmare un contratto, convincere un investitore o escludere un amico. È il potere come somma di scelte narrative. Zuckerberg non vince perché è il più simpatico o il più intelligente, vince perché controlla il perimetro del racconto. La sua battaglia legale è in realtà una campagna di posizionamento che definisce tutti gli altri come ostacoli o comparse. Questa lezione nell'era delle platee infinite e degli algoritmi che premiano l'ottimizzazione è ancora più tagliente. I social ci offrono la possibilità di costruire versioni di noi stesse performative ed efficaci. L'intelligenza artificiale ci dà strumenti per farlo più velocemente e con maggiore impatto, ma più funzioniamo come racconto, più corriamo il pericolo di diventare estranei a quel racconto. The Social Network non ci dice spegnete tutto e tornate nei boschi, ma ci chiede piuttosto quale prezzo state pagando per la forma di potere che inseguite? Qui rientra anche poi il tema dell'empatia mancata. Il film non ci invita ad amare Mark, ci costringe a seguirlo e nel seguirlo capiamo la logica spietata della scalabilità. Se una scelta ottimizza il prodotto, allora è quella giusta. La genialità di Sorkin sta nel farci sentire senza prediche quanto questa equazione sia insufficiente quando si parla di persone. Edoardo non è un bug da fissare, è la parte del mondo che resiste alla semplificazione. Per questo la sua esplosione negli uffici è il vero terremoto emotivo del film. Il finale, quella pagina aggiornata che non risponde, è la metafora perfetta della nostra epoca. Il gesto della connessione come rituale, la risposta umana come evento raro. Quando Tarantino ha indicato The Social Network come la scrittura più potente dello scorso decennio, ha puntato su 3 aspetti. Primo, la scrittura come macchina del tempo. Non parliamo soltanto di battute brillanti, parliamo di una struttura capace di tenere insieme presente e passato come in una seduta collettiva di memoria, costruendo suspense non sul che cosa accadrà ma sul come ci siamo arrivati. È un modo di fare cinema che ha segnato il decennio perché ha mostrato come il montaggio delle versioni sia il più avvincente ed è esattamente il linguaggio in cui viviamo, scrolliamo, confrontiamo, ricostruiamo. Secondo, la messa in scena come etica. Fincher con la fotografia di Cronenweth e il lavoro sonoro di Reznor e Ross propone una forma coerente con l'idea di mondo freddo, preciso e ossessivo. Non è estetismo, è una posizione. Quel suono elettronico che pulsa sotto le immagini non è una moda, è il battito di un'epoca in cui l'intimità si misura con dati e la fiducia si negozia su piattaforme. E terzo, il film come specchio sociale. Il film non parla di Facebook, parla di noi mentre impariamo a vivere dentro sistemi che amplificano desideri e ferite. E lo fa con una lucidità che non si è appannata, anzi, più le piattaforme sono diventate centrali, più il film è sembrato profetico. Il decennio 2010-2019 è stato quello della narrazione come potere, brand personali, storytelling politico, la nascita degli influencer e delle guerre di percezione. Il film è il romanzo
romanzo di formazione di questa grammatica. Se viene definito come il film del decennio, non è perché sia il più vistoso o il più vasto, ma perché contiene il decennio. Ne analizza le ossessioni, quindi la visibilità, la scala, il controllo, e ci mostra il conto finale, quindi l'ambiguità, il logoramento dei legami e la solitudine. E lo fa senza offrire scorciatoie consolatorie. Non c'è catarsi, non c'è redenzione, come dicevamo. Cosa ci insegna ancora oggi The Social Network? 1. Dobbiamo sempre diffidare da una sola versione dei fatti. 2. Riconoscere il prezzo delle scelte. Ogni scelta che rende più snello un processo può impoverire una relazione. Tenere insieme le due cose è il lavoro etico e più difficile del nostro tempo. Terzo, restituire spessore ai legami. Il film ci ferma davanti a un paradosso. Più strumenti di connessione abbiamo, più abbiamo difficoltà nel gestire le relazioni reali. Se dovessimo scegliere un solo fotogramma per dire perché The Social Network conta ancora oggi, non sarebbe una schermata di codice né una conferenza stampa. Sarebbe una mano su un mouse, un volto illuminato dallo schermo e un'attesa che non si risolve. È l'icona del nostro presente, l'azione minima che pretende tutto, attenzione, riconoscimento e risposta. E il brusio elettronico ci ricorda che questo non è un incidente, è l'atmosfera in cui respiriamo. Ecco perché rivedendolo oggi il film non invecchia, perché non ha mai parlato soltanto di Facebook, ha parlato del prezzo umano del racconto e del pericolo di mettere la narrazione sopra l'esperienza e l'ego sopra i legami reali. È un film che ha parlato del nostro desiderio di essere visti e del rischio di non essere più trovati davvero da nessuno. Forse è questo alla fine il senso profondo dell'intuizione di Tarantino. The Social Network è radicalmente consapevole del medium che usa, capisce che il cinema, come i social, è montaggio di versioni per descrivere il presente. Il film ci chiede di scegliere una stanza, di ascoltare chi parla, di accettare che nell'altra stanza si dirà il contrario, e nel frattempo ci domanda: cosa siamo disposti a perdere per far sì che la tua storia passi per vera? Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like o un hype, e se vi va seguitemi anche su Instagram e su Letterboxd per non perdere le ultime novità. Fare questa chiusura dopo aver parlato di The Social Network non è proprio il massimo, forse, ed è anche un po' paradossale. Ad ogni modo, io spero che la mia analisi vi sia piaciuta. Io vi aspetto venerdì prossimo con una nuova spiegazione.